Ve lo dico subito, questo è il 23esimo video che faccio su KTM da giugno 2024, senza contare le live e tutti i video su MV Agusta, i cui destini, come sapete, si sono intrecciati a quelli di KTM, quindi no, non sono stato zitto, non ho scoperto adesso la crisi, ma è la verità, che è da quasi un anno che vi racconto questa situazione, che era già così allora, solo che nello stile Pirer, nello stile KTM, con l'aiuto delle testate di proprietà e della pubblicità acquistata sulle altre, si è sempre mascherata questa situazione, comunicata un pezzo alla volta, rimandata fino a oggi, quando tutto è esploso addirittura in tribunale, cause legali, guerre interne, MotoGP a rischio, vabbè, si sapeva, è un futuro sempre più incerto, ma è sempre stato così. E oggi vi riassumo e vi rispiego tutto, ma proprio tutto, su chi sono i personaggi coinvolti e perché litigano. Ok? Dai! Ciao da Mister Elmi. Allora, rieccoci qua. Mentre il resto del mondo si accorge che per KTM arriva la scadenza per i pagamenti e che stanno litigando, solo noi qui su Mister Helmet è da giugno 2024 che ve la raccontiamo. Ok, ripeto, questo è il 23esimo video sull'argomento. Non ci siamo arrivati per caso, 23. Poi, ripeto, non contiamo le live, i video su MV Agusta, perché lo sapete tutti, no? E poi ne riparleremo ancora quanto MV Agusta si porti dietro a livello di strascichi per via della sciagurata acquisizione da parte degli austriaci. Oggi però la situazione ha superato ogni limite perché Stefan Pirer, il boss, il capo di KTM Pirer Mobili, ha fatto causa a Stefan Zöckling, sì, proprio Zöckling, presidente del consiglio di sorveglianza di Pirer Mobility, membro del CDA di Pirer Industry. Ma chi è davvero? Non lo dice quasi nessuno chi è davvero e nessuno spiega chi sia Stefan Zöckling. Io ve lo avevo già detto chi fosse Zöckling in questo video qui. Ok, questo video qui che è del 20 febbraio. Ok, e vi faccio vedere anche uno short che lo descrive brevemente in cui noterete un po' di bugie. Ok? Bene. Zöckling, ve lo spiego io chi è. È un altro uomo che deve molto a Pirer. È il proprietario di Remus, che fa marmitte. Remus fornisce, fa ottimi prodotti, fornisce tutto il primo impianto a KTM, anche quando i silenziatori sono a Krapovic. I tubi, i tuboni li fa Remus. È un'azienda sana che però fattura 240 milioni all'anno. No? Quindi non è un super gigante e conta molto su KTM. Alzi la mano chi crede che possa salvare lui, Zöckling, KTM appena arrivato, mettendo delle centinaia di milioni. Delle centinaia, non si sa nemmeno quanti soldi di preciso. Questo per spiegare i siti di proprietà di Pirer, ovvero Speedweek, che è un vero e proprio house organ, cioè dice le cose che gli dicono di dire. E poi a seguire il sito italiano GP1 tramite Wiesinger, che ha lavorato a lungo proprio per Speedweek, di cui è stato il direttore, parlavano di un prestito di salvataggio, queste parole sono importanti, non si devono dire a caso, di alcune centinaia di milioni. Adesso si scopre che i milioni sono 80 e basta. Faceva già ridere a febbraio l'idea che Remus, l'azienda piccola come Remus, avrebbe salvato KTM con alcune centinaia di milioni quando ne mancavano all'epoca circa 800. Adesso c'è stato lo stralcio del debito, adesso scopriamo che invece di questi soldi ne ha messi 80 e se la vuole in e fa ancora più ridere, ok? Questa cosa qua si fa per dire che fa ridere perché ci sono in mezzo migliaia di famiglie e tantissimi fornitori. È una situazione in un tessuto industriale che la pagherà cara. Cioè, come è successo? Zöckling, il presidente di Remus, l'azienda di marmitte che fornisce case di auto e moto e che era fornitore di KTM per tutto l'impianto di scarico. Quando KTM ha iniziato seriamente a barcollare, Zöckling si è detto, ha ragionato dentro sé, ha detto o la salvo, così salvo anche i miei affari, o rischio di perdere tutto. Così nell'ottobre 2024 ha prestato 80 milioni di euro,
non alcune centinaia, 80 e basta, alla Pirer Konzerngesellschaft, in cambio di azioni impegno di Pirer Industrie AG. Perché? Perché se KTM si fosse salvata, lui si sarebbe garantito un futuro, ok? Un cliente vivo, la gratitudine di Pirer, magari anche del governo austriaco, dell'Europa, però se le cose fossero andate male, almeno si sarebbe potuto portare a casa delle azioni. E attenzione, perché Pirer Industry non è solo KTM, non è solo moto, ma è un network industriale grosso che controlla aziende come Rosenbauer, quella dei camion dei pompieri, lo saprete, comprata a ottobre quando la situazione era già disastrata, più tante altre. Quindi oggi le cose come vanno? Male, malissimo, anzi vanno male da un anno in realtà, solo che adesso non si possono più raccontare fesserie, ok? E allora Zöckling fa finta di scoprire ora, oggi, che Pirer non aveva avvisato del diritto di prelazione di Bajaj. È una scusa abbastanza, perché lo sapevano tutti, ok? Ma ora così cosa fa Zöckling? Reclama le azioni, quelle che aveva impegno, o per venderle a Bajaj, o per rompere un po' l'equilibrio, magari giocando con BRP Canam, che però in realtà vuole solo asset tecnologici e non azioni, oppure per una mossa un po' più pericolosa, per provare a scalare lui stesso Pirer Industry, avendo una situazione insomma di vantaggio. La cosa incredibile qual è? Che Pirer lo aveva messo lì lui nel consiglio come presidente dell'organo di vigilanza e nel CDA, insomma, con tutti gli incarichi aziendali che gli aveva dato. Pensava fosse l'ennesimo pupazzo, ma stavolta il pupazzo si è animato e cerca di fregarlo. Intanto si avvicina alla scadenza del 23 maggio, entro la quale servono 600 milioni di euro per non far saltare tutto. E mentre loro litigano, il consiglio è paralizzato perché Zöckling ha un peso importante nel CDA, il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente dell'organo di vigilanza. Ok, quindi sta anche bloccando tutto. Bene. E la MotoGP è sempre più appesa a un filo. Allora, servono intanto per farla 50 milioni l'anno per correre, che è una spesa insostenibile per un'azienda che affonda. Quindi, oltre alla balla delle centinaia di milioni che avrebbe messo Zöckling, che invece erano 80, c'è anche la balla che la MotoGP si sostiene da sola grazie agli sponsor. Se fosse vera questa cosa, non ci sarebbero problemi a continuarla. E invece si scopre che non è così. Ma questo lo avevamo detto. Bene, allora cosa succede? Che la MotoGP è una spesa insostenibile per un'azienda che affonda e che vede scadere tutti gli ultimi termini per poter pagare. Carmelo Ezpeleta lo sa e già si parla nel paddock, questa è una cosa che si dice, di ridistribuire, di ridare i 4 posti di KTM in griglia, che poi in realtà questi posti non sono 4, ma sono 2. Perché 2? Perché 2 sono di diretta proprietà di Hervé Poncharal con il team Tech 3, che se domani mattina si sveglia storto può andare con chi vuole, il che vuol dire con chi vuole, con una factory che esiste già, Honda, Yamaha, Aprilia, non lo so, Ducati, chi lo sa, oppure con un nuovo interlocutore. Okay? Pete Beirer, che è l'uomo sul campo di Pirer, Beirer e Pirer ci si confonde sempre, Beirer dice che si cercano investitori per salvare il progetto MotoGP, magari rendendolo semi-privato. Cosa vuol dire semi-privato? Nessuno lo ha capito, però la verità è che nessuno si infilerebbe in un'impresa del genere, perché non sarebbe etico, perché salvi la MotoGP mentre l'azienda e gli operai e tutto il resto sono allo sbando, e poi soprattutto nessuno si metterebbe a salvare la MotoGP di una factory che non ha una casa produttrice alle spalle, perché diventerebbe una cosa simile a quella che è stata la IATE per Marco Melandri. Ok, quindi nessuno è così pazzo da infilarsi in un'impresa del genere. E poi c'era anche la storia degli investitori, Apollo, BlackRock, Fountain Invest, questi qui adesso magari mi sbagliano su qualcuno, però insomma, non sono questi qui, non sono mai stati interessati davvero, cioè sono nomi messi lì per fare scena, e anche questo è nello stile di
Pirer. Negli anni, nei mesi abbiamo sentito numerosi di questi investitori che poi non si trovavano mai, di questi prestiti giganteschi che non arrivavano mai, di queste iniziative che poi non si verificavano mai. È come se io vi dicessi che, non so, un nome a caso, Gigi Dall'Igna è interessato a invitarmi a cena, solo perché mi sono fatto magari una foto davanti a casa sua, e invece Dall'Igna magari nemmeno lo sa, ho detto il nome a caso. Non funziona così. Cioè gli investitori non si possono nascondere a lungo, arriva il momento in cui tu devi affrontare la realtà e devi dire se ti sei inventato qualcosa oppure no. Vi dico un'altra cosa e segnatevela, ve la ridico: nessuno è così cretino da prestare soldi ad un moribondo. È molto più facile aspettare che muoia e prendere tutto un tanto al chilo, tecnologie, posti in griglia, asset e tutto. E infatti BRP, no? Bombardier Recreation Product, insomma i canadesi di Can-Am, quelli che fanno i quad e tutti questi altri veicoli, osservano dall'alto, pronti a prendere solo quello che serve davvero, ok? Quindi brevetti, tecnologia, magari propedeutica ai motori Rotax che già forniscono, non certo azioni, ok? Ammesso che non siano un ennesimo nome fatto uscire da Pirer, come fa per tutte le cose, cioè sto parlando del nome di BRP Can-Am, ok? E qui torno al punto chiave. Il concetto più importante di tutti, cioè non è cambiato nulla rispetto ad un anno fa, non è cambiato nulla, solo che è nello stile di Pirer quello di comunicare le cose un po' alla volta per non far crollare tutto subito e prima smentire tutto e poi ammetterle gradualmente, ma questa realtà era già così da mesi. Se guardate i miei video, ma non solo i miei video, basta guardare l'andamento della borsa, vedrete che le cose stavano già così, non più o meno così, proprio uguali, ok? E adesso ci avviciniamo ad una scadenza, ma prima vi devo dire una cosa: la scadenza è molto importante perché cambierà moltissimo le cose, vi dico qual è. Però prima a Cremona Circuit sono stati sponsor e c'era il codice sconto NordVPN Cremona Circuit, però adesso continua con lo sconto Mr. Helmet. Con NordVPN la vostra privacy torna davvero nelle vostre mani, potete navigare con sicurezza su wifi pubblici, sbloccare contenuti in tutto il mondo, proteggere i vostri dispositivi fino a 10 con un solo click, connessione ultraveloce, crittografia avanzata di massimo livello, geolocalizzazione in 118 paesi e grazie alla funzione Threat Protection bloccate le pagine e i malware ancora prima che si aprano. Allora, voi non dovete mai lasciare la vostra sicurezza e la vostra privacy al caso. Attivate NordVPN con questo codice sconto qui: nordvpn.com/MrHelmet, nordvpn.com/MrHelmet, e scoprite il super sconto, 4 mesi gratis e uno scontone fino al 74%. Poi ci sono 30 giorni per cambiare idea, ma voi non lo farete. Quello che volevo dirvi è che c'è una scadenza importante che si avvicina. Ci avviciniamo al weekend di Silverstone del 22 e del 22 fino al 25 maggio, e questo weekend cade proprio nel giorno in cui scadrà il tempo per pagare i 600 milioni che Pirer Mobility deve pagare. Segnatevi queste date perché proprio durante la MotoGP potrebbe arrivare l'annuncio che chiude i giochi, che chiude un'epoca, che cambia le cose. Quindi ragazzi, io vi ringrazio, restate qui su Mr. Helmet perché se volete sapere cosa succede davvero, qui lo raccontiamo da un po' e mi dispiace farlo pesare così tanto, però io spero che il lavoro abbia senso di essere rivendicato, ok? Io vi ringrazio, vi chiedo di mettere il like, di iscrivervi al canale e di supportare questa informazione qui, almeno fino a quando anche altri avranno voglia di farla. Noi non scriviamo sotto dettatura e le cose sono sempre state come dicevamo. Dimostratemi il contrario e ciao da Mr. Helmet.